Bella ragazzi! Bella ragazzi, questa volta vi faremo vedere come ripristinare una scure, perché non è un'ascia, questa è una scure, che ha subito questa frattura che attraversa tutto l'occhio della scure. Questa è una scure, l'ascia è più stretta, serve a spaccare la legna, questa è usata impropriamente per spaccare la legna, ma in realtà serviva ai maestri d'ascia, falegnami o boscaioli per squadrare un tronco di legno che veniva bloccato facendo due fori all'estremità e bloccandolo su una tavola di legno con dei pioli, e quindi lavoravano a squadrare i lati, poi lo giravano di 90 gradi e facevano le altre due facce. Allora, questa scura, il manico è recente, c'è anche un'etichetta. La scura è piuttosto vecchia, sembra forgiata proprio anche rozzamente. Allora, il problema di questo lavoro è che il materiale non è ferro ma è acciaio, e le saldature hanno un problema. Le saldature in tutti i casi, anche giusto sul ferro dolcissimo o sull'inox, non hanno questo problema. Quando contiene un po' di carbonio avviene che facendo un cordone si scalda tantissimo la zona dove si fa il cordone in saldatura, poi essendo il resto del corpo freddo il calore viene asportato dalla zona di saldatura velocemente, e perciò anche se la saldatura è a base di ferro con le elettrodi normali da saldatura, avviene che scappando la temperatura i lembi all'estremità dove è attaccata la saldatura, dove è acciaio, si ottiene una tempra, tutta tempra dell'acciaio, quindi duro ma fragilissimo, e succede che si può spaccare di nuovo. Allora c'è un metodo. Il metodo consiste nel preriscaldare, nel utilizzare un elettrodo per acciaio inox, può essere come questo per di AISI 316 o di AISI 304, comunissimo, che essendo un acciaio austenitico di per sé non prende la tempra, mentre già un ferro dolce con poco carbonio tende già di suo a prendere. In più diffonde un po' degli elementi di lega, rendendo leggermente austenitico i lembi, ma questo non basta. Il preriscaldamento e poi successivamente un altro riscaldamento. Allora, primo lavoro dovremo fare la cianfrinatura, ossia dobbiamo scavare una specie di V dove c'è la crepa, dove i due lati, questa è la crepa, i due lati sono così, per poter riempire in tutto lo spessore con la saldatura, in modo che tutto lo spessore sia collegato e non solo l'esterno. Da formare un pacciughetto esterno non terrebbe mai. Quindi primo lavoro passiamo a fare questa cianfrinatura. Sono bardato da Fra Savonarola, detto anche il martello di Dio, e mi metterò gli occhiali da vista che comunque proteggono dalle scintille, quelle laterali non mi arrivano. Poi ho fatto una morsa improvvisata, perché adesso non tanto va bene anche per lavorare troppo flessibile, perché non voglio rovinare con goccioline la mia morsa di mio bisnonno, che è molto precisa e bella. E inoltre stringiamo un po' bene tutto. Qua ho messo questo perché sennò questo è l'altro barlocciava, e useremo il flessibile. Il flessibile vi siete mai chiesti perché si chiama flessibile? Non so quanti di voi lo sapranno, ve lo dico. Allora, esistevano anche negli anni 10-20 flessibili, ma non erano elettrici, non avevano il motorino incorporato. A quei tempi le officine avevano un solo motore per tutto, che trasmetteva, poteva essere un motore elettrico, un motore a vapore, addirittura in certi casi un motore a scoppio monocilindrico di solito, o anche a forza idraulica, una turbina o addirittura una ruota idraulica. E trasmettevano, questi motori, unico motore, trasmetteva il moto a un albero di trasmissione o più alberi di trasmissione tramite cinghie di cuoio piatte, e avevano inventato questo escamotage per poter fare questo lavoro che faccio adesso. Sull'albero di trasmissione c'era di solito una puleggia grossa,
mettevano una cinghia di cuoio piatta che veniva giù e arrivava a una puleggia piccola che quindi girava con un moto molto più veloce che non l'albero di trasmissione. Questa puleggia piccola aveva qua in mezzo, aveva i due spoti, i due cuscinetti, una specie di sella dove c'era attaccato un grosso peso. Quindi avevamo una cinghia che andava su sta cosa libera penzolante, tenuta dal peso e basta, e questa puleggina girava molto veloce. Attaccata alla puleggia c'era una guaina di acciaio flessibile, tipo spirale d'acciaio o altro, con dentro un cavo d'acciaio che trasmetteva il moto a un manipolo che aveva il disco e quindi chiamato flessibile per via della trasmissione flessibile, e con questo lavoravano, facevano anche questo lavoro. Allora i motori costavano tantissimo, quindi si metteva anche un solo motore elettrico in funzione in un'officina. Quindi mi metterò gli occhiali e inizierò a scavare il solco. Tanto vedremo qua che scintille dà questo acciaio qua nell'occhio. A volte l'occhio lo fanno anche di ferro dolce, lo facevano, mentre la parte, specialmente la fine diciamo, della lama della scura o dell'ascia, veniva saldata per bollitura così, e poi una telata che si saldava, un pezzo d'acciaio. Vediamo, alcune erano tutte d'acciaio. Vediamo questa che era è un ferro, no, è un acciaio dolce, è un acciaio dolce, sarà spengo se no non mi sentite. A vedere le scintille così è un C30, non è temperato, può essere anche un C40, quando viene temperato le scintille scoppiettano un po' di più, qua dietro non è temperato. Comunque è un po' ha più carbonio del normale acciaio da carpenteria, quindi può essere soggetto alla cricca. Quindi seguiremo quel procedimento che ho detto. Direi che basta, ho seguito la cricca e la crepa, in questo caso passa da parte a parte, e ora dovremo riempire di saldatura questo affare qua e semmai dargli un po' di abbondanza fuori. Sì. Adesso puliamo anche i lembi qua esterni.
È un disco da taglio, ma è utile appunto per entrare dentro, che se no gli altri sono quelli da smegliare, sono troppo tozzi, però qua. Allora, la pulizia nelle saldature è sempre una cosa importantissima. Non interessa qua e poi se usciamo fuori tutto a posto, così è pronto. Ora passiamo a un'altra fase, dobbiamo togliere il manico. Bella precisa, Già uscito un po', qua non raschia da nessuna parte. Sì, adesso facciamo un lavoro con uno scalpello, un ferro, ci picchiamo e facilitiamo il lavoro. Ora con questo cerchiamo di farla uscire meglio, un po' di qua, un po' di là, perché si impunta. Ok, ai, l'hanno infilata dall'altra parte, l'hanno infilata di qua, che in realtà si deve infilare di qua. A questo punto cosa facciamo? Per così ci passerebbe, diamo una mangiata qua, bisogna assottigliare qua che si sfili. Un bolino qua. Già che siamo nella lavorazione del legno, continuiamo, lo finiamo. Vado su questa parte qua che cede, così accompagna meglio il rotondo. Direi che ci siamo. Pronto qua. Va bene. Adesso faremo dei termometri, ossia delle semplici zone pulite dove in base al colore dell'acciaio vedremo la temperatura per sapere quando fermarci, eccetera eccetera. Anche uno di qua. Così avremo un'idea, in base al colore che prende l'acciaio, che temperatura ha. Abbiamo fatto un video sulla tempera, rinvenimento, queste cose qua, se vi interessa un attimo capire in base al colore della temperatura, date un'occhiata a quello. Rimettiamo sulla nostra morsa improvvisata. Ora questo non mi ricordo se era sì così, dovrebbe andare bene. Non barloccia, e ben fermo.
metterei giusto 2 stagnole sopra le viti per impedire che i pallini vadano. Potremmo anche mettere un qualcosa qua sotto, vediamo un attimo. Improvvisiamo un sistema, un banco anti gocce di ferro, diciamo, perlomeno non arrivano troppo calde, bagnando un po' di Scottex qua sul banco. Tanto un banco che ha visto di tutto, comunque non è che sia un problema, 2 gocce di metallo fuso per lui. E poi mettiamoci sopra la stagnola, mettiamo sopra la nostra scure. Sì, va bene, tutto il sistema va bene. Copriamo le viti dei sergenti. Doppia. Anche a questa magari gli mettiamo un pochino di riparo, ma non dovrebbe arrivare niente lì. Ok. Ora prendo gli occhiali che mi sono caduti. Comunque, se fate un lavoro del genere, mettetevi tutti i DPI, questa roba qua. Io non sono abituato, cioè sono abituato a usare mani nude, eccetera, eccetera, perché se no non potrei fare questo lavoro. Ho sempre lavorato così, ma non fatelo voi perché ho un'esperienza con anche qualche danno che mi sono fatto e poi ho imparato a saper fare senza DPI, già per saperlo fare. Magari qualcuno tra di voi c'è che è altrettanto esperto in questa cosa qua. Allora, con l'inox bisogna mettere il positivo all'elettrodo e il negativo sul pezzo. Normalmente si mette il positivo sul pezzo, il quale si scalda di più con saldature normali, ma con l'inox e gli elettrodi basici bisogna mettere il pezzo negativo e l'elettrodo positivo che si scaldi bene, che possa gocciolare. Quindi adesso vediamo come è collegato. Questo è il negativo, quindi è già a posto così. Ci voleva un'altra pulita in un punto, ce la do subito per fare ben contatto. Ok, questo è pronto. Questa carta bagnata può servire, la ribagno un po' qua. Prepariamo l'elettrodo e regoliamo la corrente. Poi dovremo scaldare, dovremo iniziare questo trattamento. Ho regolato la corrente a 135 A altissima perché la prima passata deve penetrare fino in fondo a questa valle e se no si raffredderebbe e si attaccherebbe esternamente. Si fa così, si inizia per così, quindi il metallo viene spinto in là e conviene di qua fare poi un altro tocco così, oppure conviene fare un tocco prima di qua, fare una bella palletta e poi partire di qua e fare questo lavoro, perché se uno fa sto lavoro qua, salda, succede che quando arriva qua fa il buco. Bisogna che sia già chiuso, perché sennò sgocciola giù il metallo e si apre un buco, oppure di qua farebbe una cosa del genere. E quindi il trucco è riempire l'estremità, così poi si può saldare tranquillamente il resto. Ora passiamo al preriscaldo. Ci vorrà un po' di tempo. Prendiamo anche questo, usiamo 2. Qua ce n'è. Uso questo, scalda di più concentrato anche, però ho poco gas nella bombola che sono un po' antipatiche da reperire, e usiamo quindi anche questo, soprattutto questo. Cominciamo a scaldare un po'
tutto l'insieme e poi ci concentreremo sulla zona lì. Potete vedere che già ha preso un colore, ha superato il giallo, sta diventando un bel bruno e noi comunque saliremo ancora di temperatura. Inoltre, per riscaldare il pezzo aiuta anche nella saldatura, perché il metallo fonde bene addosso a un pezzo già preriscaldato. Nella saldatura della ghisa, che in realtà sarebbe una brasatura anche con gli elettrodi a nickel, bisogna preriscaldare molto il pezzo per avere una certezza che non ci siano cricche dopo. Abbiamo raggiunto il color porpora e adesso sta virando al blu. Il rinvenimento dell'acciaio temperato al colore blu, fino al colore blu, lo rende più elastico, non è più una tempera, diciamo, fragile. Infatti le molle, che sono elastiche, sono rinvenute al blu. Quindi potremo fermarci al blu. Ecco, guardate che bel colore. Dentro però è ancora chiaro, quindi adesso entrerò con la fiamma di nuovo dentro, come ho fatto prima, e più volte, e scaldiamo dentro. Quando sarà tutto bello blu, allora ci fermeremo e inizieremo a dare il punto di saldatura da una parte e poi inizieremo la saldatura dalla parte opposta. Allora, siamo andati oltre il blu, è diventato grigio, è ancora meglio. Ora partiamo dall'altra parte, vediamo un attimo se la goccia che ho fatto è abbastanza grossa, ne darei ancora un po' lì. Ok, mi sembra buono. Veniamo da questa parte, diamo un po' di qua dove ci riagganciamo con la saldatura, puliamo bene e iniziamo di qua. Ok, una passata l'abbiamo data. Ora non lasciamo raffreddare troppo, pichettiamo, abbassiamo la corrente e riempiamo, accompagniamo un po' il metallo. Blu, anche l'acciaio inox è diventato blu. Adesso abbiamo abbassato la corrente a 110 A e ora iniziamo a riempire. Vediamo se dobbiamo abbassare ancora. Aspettate che qua c'è. Ecco. Ma c'è una bella goccia, si può continuare, potevo continuare, non ci ho fatto caso. State attenti alle scorie dell'inox, degli elettrodi di inox, che sono tremende, saltano come vetro, sono taglienti e brucianti. A questo punto, se è venuta bene qua, possiamo
riprendere, ecco sì, pieno, possiamo riprendere a scaldare. Qua è pieno, vediamo bene. Non ci sono difetti, direi che ci siamo. Spegniamo la saldatrice e riprendiamo il riscaldamento. Poi daremo una pulita con il flessibile, specialmente a sto goccione che è esagerato. Magari forse c'è da rivedere un po', di fare un ritocco lì togliendo il goccione, vediamo un attimo com'è. Allora, vediamo una cosa. Ecco, noi vediamo grigio, quindi siamo andati oltre il blu qua, blu, e poi tutti i colori andare al giallo. Va bene, non comunichiamo troppo calore al resto della scure. Il raffreddamento lento, cioè io sto scaldando in modo che si raffreddi poi lentamente. Ora qua la temperatura è scesa dal rovente, dall'acciaio fuso a questa temperatura qua che sto mantenendo, sto praticamente quasi ricuocendo il metallo e ci giro un po' intorno che sia omogenea la cosa. Centro dentro anche. Praticamente tutta quella valle è stata riempita di acciaio inossidabile. Adesso io darei un colpettino di flessibile lì per vedere come è venuta in quel punto, se è venuta bene. Finiamo di scaldare, poi lasciamo raffreddare lentamente, ogni tanto magari una botta di caldo, e poi finiremo il lavoro molando col flessibile il resto della saldatura. In questo modo qua non rischiate che si spacchi di nuovo il metallo. Se non seguivamo questo procedimento, saldavamo a freddo e lasciavamo raffreddare naturalmente, quindi velocemente, picchiandoci sopra per altri motivi, si può formare una cricca non nella saldatura ma tra la saldatura e il metallo saldato. Questo succede anche sul cosiddetto ferro, che poi è un acciaio con un 0,2% di carbonio, il cosiddetto ferraccio da carpenteria, diciamo. E se c'è uno sbalzo termico, anche quello prende una mezza tempera e diventa fragile ai lati della saldatura. Più contiene carbonio, più è delicato e più questa operazione appunto va fatta per forza. Lì c'è rimasto forse un pezzettino ancora da saldare. Ci vuole un po', ci vediamo tra un attimo. Adesso ho interrotto, come vi ho detto, non possiamo lasciare raffreddare troppo velocemente, anzi dobbiamo raffreddare lentamente, perciò riporto un po' in temperatura per rallentare il raffreddamento interno del metallo, poi continuiamo a togliere il materiale lì. Ricominciamo.
Sì, non c'è problemi, c'è una goccia lì da togliere, è chiusa, tolgo una goccetta qua. Continuiamo qua. Abbiamo pulito, si è già anche un po' raffreddato, le mie dita. Comunque non so se avete visto lo short, che il dito era nero, era solo sporco di flussante, poi basta un po' d'acqua e va via. Flussante che anche lui fonde ad alta temperatura, mi si è solidificato addosso. Adesso vogliamo fare una cosa figa, passiamo questo disco qua. 1000 foglie, cioè con tutti i foglietti di carta abrasiva, mi sa che poi lo cambio perché non so se mangerà ancora. Vado. Quasi fredda, possiamo smontare tutto. Devo un po' raffreddare in acqua, non frigge nemmeno. È più calda qua adesso che nell'occhio. Cominciamo a levare anche questa. Poi ci si può dare anche una botta al filo. Ecco, vedete il calore come si è propagato. Qua è sotto i 200 gradi, qua sale. Eccola qua, abbiamo riempito proprio bene. Qua addirittura non ho tolto l'abbondanza di saldatura, l'ho accompagnata ma ho lasciato un bello spessore. E questa è pronta, è finita. Si può rimontare, si può quasi affilare e poi rimontare. Potremo darci un colpo con il disco quello di multicarta vetrata. Pareggiamo un pochino senza togliere troppo. Allora, soprattutto in un'ascia, questa qua era per squadrare, in una scura, adesso è usata come ascia, in un'ascia per spaccare la legna non è tanto importante che sia tagliente, mentre nella scura sì, quanto che sia lucido il taglio, per un semplice fatto, che quando comincia a entrare deve divaricare un legno
che fa una forza enorme a tenerla schiacciata. Se è arrugginita, ma anche con poca ruggine, fa molta più fatica per attrito sulla ruggine granulosa. Se è lucido, fa molto più lavoro con meno fatica, perché scivola. Momenti, per assurdo, se si ungesse, si fa ancora meno fatica a spaccare un legno. Allora, a questo punto dovremo mettere il suo manico. Allora, primo lavoro, facciamo bene dentro questo cuneo di ferro. Vediamo un attimo. Si potrebbe anche ungere un po' qua per farla scivolare e entrare bene, appena appena. Poi gli attrezzi, se prima di usarli si mettono in acqua, questa parte qua, il legno gonfia e non scappano, è buona norma prima di usarli, metterli in acqua. Allora ci mettiamo sopra un'incudine così acconsente di più. E con il ferro di prima cerchiamo di riportarla in posizione. Vediamo un attimo. Qua scivola, ecco, devo girarlo. Picchio di qua, non serve picchiare di qua perché come picchio lei vorrebbe venire su, ma ha una massa e sta giù, è come se picchiasse anche di qua. Si equilibra perfettamente. Ancora un pochino e ci siamo. Eccola qua. A posto. A posto. Questa qua si può utilizzare di nuovo tranquillamente. Finita. Non so se vi è piaciuto questo video, abbiamo spiegato due particolarità, quella del riscaldamento per evitare cricche, per evitare la tempra ai lembi della saldatura, l'utilizzo degli elettrodi inox e qualche curiosità, come ogni tanto noi menzioniamo nei nostri video delle curiosità, cose del passato, eccetera, eccetera. Vi ringraziamo tanto, ringraziamo soprattutto quelli che ci hanno offerto un caffè e quelli che ce lo offriranno, perché veramente è una cosa che ci aiuta tantissimo, è una piccola donazione, costa pochissimo e ci aiuta a comprare ad esempio gli elettrodi per saltare, a comprare tante piccole cose, le cose piccole che utilizziamo nei nostri video. E quindi a questo punto vi salutiamo, grazie a tutti. Bella ragazzi! Bella ragazzi!